Adesso invece andiamo a vedere quello che avete fatto voi, quello che hanno fatto utenti nei loro progetti e cominciamo un viaggio per l'Italia e cominciamo questo viaggio andando a Milano. Chiedo alla regia di mandare il primo video. Milano ha sviluppato un progetto innovativo in ambito sociale in collaborazione con Unità Sociale. È stata implementata una piattaforma basata su tecnologia ESRI che mette a disposizione dati e applicazioni sul territorio milanese. Welfare Intelligence è un sistema innovativo di analisi e supporto alle decisioni, predisposto per migliorare le scelte dell'operatività dei diversi stakeholder interni ed esterni al comune, che svolgono attività a favore di persone, famiglie fragili e in condizioni di bisogno. Questo sistema vuole essere lo standard per orientare politiche, interventi e finanziamenti, prendere decisioni e gestire attività di un secondo quadro di riferimento comune. Gli operatori del terzo settore accreditati possono fare lavorazioni per modulare la propria offerta di servizi. Attraverso strumenti di business analysis si possono incrociare varie tipologie di dati relativi al territorio e alla popolazione residente. Lo strumento è a disposizione anche dell'assessorato per capire domanda di servizi di welfare e identificare le misure necessarie per soddisfare tali bisogni. L'obiettivo è consentire ad ogni player, anche al comune, di progettare e svolgere in modo più efficace ed efficiente le attività, coerentemente con le caratteristiche e le dinamiche del contesto in cui opera. Welfare Intelligence è applicare tecniche e strumenti a un oggetto ben preciso che è il benessere delle persone, in questo caso le persone maggiormente fragili. Quello che abbiamo fatto è mettere a fattor comune le varie tecnologie di ESRI e anche altre tecnologie, in primis il data lake, al fine di collocare in un luogo comune tutti i dati riferiti appunto a queste persone e alle dinamiche tra le caratteristiche della domanda espresse da queste persone, le risposte date dal comune e più in generale dall'ecosistema del welfare, quindi gli enti del terzo settore, gli enti erogatori e quant'altro, e i luoghi in cui l'incrocio tra domanda e offerta avviene. Per fare questo non ci siamo riferiti però solo alla descrizione della situazione, ma tramite uno strumento di ESRI che è il Business Analyst abbiamo sfruttato tutte le potenzialità della geostatistica per ottenere simulazioni, comparazioni, previsioni, ottimizzazioni vincolate. La piattaforma di Welfare Intelligence sviluppata dal Comune di Milano rappresenta un vero e proprio sistema di supporto alle decisioni e non solo una dashboard operativa per realizzare mappe o fornire dati. Si tratta di un progetto in continua evoluzione basato sulla logica Citizen Demand Driven, non solo rivolta alle aziende e agli operatori del Comune, ma aperto a tutti gli operatori del welfare. Un sistema cooperativo e aperto al recepimento di dati provenienti da terze parti e non contenente solo dati del comune o pubblici. Il sistema è inoltre interoperabile, scalabile ed estendibile anche ad altri ambiti applicativi riferiti a Milano, ad esempio casa, educazione e mobilità. L'obiettivo a regime del progetto è mettere l'intero ecosistema del welfare nella condizione di autoregolarsi, migliorare ed evolvere grazie a un approccio data-driven e di potenziare l'impatto sociale di sforzi e investimenti. In una visione di Smart City, questo sistema è interpretabile come la componente sociale del Digital Twin. La componente sociale del Digital Twin, quindi siamo arrivati a un'altra componente completamente diversa che è fatta dai nostri bisogni, da quello che noi vogliamo dalla città, da che tipo di servizi vogliamo, ma soprattutto quello che le persone più fragili vogliono dalla città. Ma chiedo a Michele Petrelli, direttore welfare del Comune di Milano, di salire sul palco.
Michele, è un piacere averti qui. Grazie per l'invito. Avete fatto un lavoro eccezionale e anche strano, lasciami dire, nel senso che avete applicato la business intelligence che tipicamente si utilizza per diciamo, cose completamente diverse, lo sviluppo business, il geomarketing e problematiche di questo genere, per la gestione del terzo settore o delle esigenze del terzo settore e far incontrare domanda e offerta. Com'è stata la genesi del progetto? Allora, ripeto, buongiorno, grazie per l'invito. In un contesto effettivamente un po' diverso da quelli che abitualmente frequentiamo, noi che ci occupiamo di servizi alla persona. Certo. La genesi è stata un po' il frutto, il risultato di anni, 10, 15, di collaborazione, di progressiva evoluzione della cultura aziendale all'interno dell'amministrazione, all'interno del Comune di Milano, con in particolare l'accompagnamento di chi si è occupato in questi anni di sistemi informativi, di georeferenziazione, dove di fatto in questo percorso siamo un po' cresciuti insieme, ma soprattutto siamo cresciuti di numero, e quindi all'interno dell'amministrazione Avete avuto bisogno di struttura. il cambio non di struttura, ma le persone all'interno delle varie direzioni che si occupano di servizi alla persona, anche grazie al ricambio generazionale, hanno avvertito sempre con maggior forza l'esigenza di dover conoscere chi sono i cittadini, le persone che vivono a Milano, dove vivono, quali sono le loro caratteristiche, e non solo la conoscenza dello spazio fisico, degli oggetti, che è già un po' più consolidata, soprattutto nelle direzioni tecniche, ma questa spinta da parte delle direzioni che offrono servizi ai cittadini ha portato a sviluppare progetti come questo che hanno posto l'accento non solo sull'aspetto fisico dell'offerta dei servizi o di come la struttura della città consente di essere vissuta, ma anche sulle persone. E quindi l'incrocio tra tra questa maggiore consapevolezza diffusa nelle direzioni ha portato un po' a sentire questa necessità. Poi, come diceva prima l'assessore regionale del Comune di Napoli, bisogna saper valorizzare le opportunità, e il fatto che ci sia arrivata l'ipotesi di collaborazione, la proposta di collaborazione da Meta Sociale, quindi Marco Sant'Ambrogio, dalla Fondazione Marazzina, proprio per lavorare su questi aspetti, vi ha aiutato. È stata per noi un po' l'acceleratore e l'occasione che cercavamo. Approfitto subito, Michele, ma quali pensate che saranno i risultati a breve, medio termine? Allora, a breve... A parte, è stato rilasciato, non è stato rilasciato, è già disponibile al pubblico? Per come la vedo io, non c'è un momento in cui viene rilasciato, pubblicato. Bene, ok. È utilizzato, allora, domani c'è una commissione consiliare che ragiona sulla riorganizzazione dei centri anziani multifunzionali. Nell'ambito di questa presentazione, come è già stata fatta ai presidenti dei municipi, si discuterà anche utilizzando i dati dell'offerta dei servizi e della distribuzione della popolazione non solo anziana ma anche di altri target nei quartieri, il processo di riorganizzazione e rifunzionalizzazione, ibridazione come la chiamiamo noi, di queste strutture che, come si diceva in apertura, occupano spazio all'interno di Milano. A Milano non c'è risorsa più scarsa e più costosa che lo spazio. Assolutamente. Quindi è bene usarlo a pieno, H24 possibilmente, 7 giorni su 7, per finalità diverse e target diversi. Quindi è già in uso. È stato utilizzato anche nell'interlocuzione con il terzo settore, proprio in vista di questa coprogettazione, perché va di pari passo questa evoluzione con l'evoluzione degli strumenti amministrativi di coprogettazione dei servizi insieme al terzo settore. E a proposito di dati, dell'importanza dei dati e della loro, della necessità di leggerli per anche definire un contesto in modo condiviso all'interno del piano di sviluppo del welfare della città, che non è solo politiche sociali, ma è educazione, è tutto, mobilità, perché è vivere meglio come mobilità, ma anche agevolazioni tariffarie, ad esempio. Quindi con tutte le altre direzioni, nel piano di sviluppo del welfare è previsto proprio una linea di attività
insieme al terzo settore, al forum del terzo settore, che riguarda proprio la condivisione dei dati, la condivisione di una lettura attraverso i dati, quindi data driven, della città. Perfetto, grazie mille e complimenti ancora per questo progetto.